Hai mai pensato che l'ambiente di casa tua possa essere tossico? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo come purificare il nostro ambiente casalingo. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi parliamo della qualità dell'aria, principalmente di quella delle nostre case. Quando entriamo in casa dopo una giornata di lavoro, l'ultima cosa a cui pensiamo è se l'aria che respiriamo lì dentro possa essere dannosa per noi. Abbiamo molte informazioni sulla qualità dell'aria delle nostre città, costantemente monitorata, ma cosa conosciamo invece riguardo all'aria degli spazi confinati? Tutti noi passiamo circa 20 ore al giorno al chiuso, circa 60-70 anni della nostra vita. Documenti ufficiali dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che spesso il livello degli inquinanti riscontrabili negli ambienti indoor possa essere di gran lunga superiore a quelli rilevati all'esterno, talvolta anche 10 o 20 volte maggiori. Le motivazioni di tali evidenze sono di varia natura, ma senza dubbio i prodotti per la costruzione, finitura ed arredo risultano essere una delle principali cause, sia per il loro potenziale emissivo, legato alle sostanze che contengono, sia per la loro estensione superficiale. Quali sono dunque le conseguenze dirette di quanto appena detto sulla nostra salute? Oggigiorno, con l'intento di costruire degli edifici energeticamente efficaci, tendiamo a costruire degli involucri sempre più ermetici che ci consentono sì di consumare pochissima energia, ma rovescio della medaglia annullano la capacità di avere uno scambio d'aria con l'esterno. Quindi, soprattutto all'interno degli edifici moderni, tutti gli inquinanti prodotti e tutte le sostanze chimiche emesse dai materiali stessi si accumulano facilmente negli ambienti. Il risultato è una concentrazione di inquinanti più elevata rispetto ai livelli massimi di sicurezza per la salute. Questo provoca ovviamente problematiche a cascata sul nostro organismo, di natura respiratoria, allergie e molto altro. A questo punto scopriamo insieme quali sono questi inquinanti indoor. Gli inquinanti indoor possono essere di origine fisica, biologica o chimica. L'elettromagnetismo, ad esempio, è un inquinante fisico. Muffe e batteri sono di tipo biologico, mentre i cosiddetti VOC, i composti organici volatili, sono di origine chimica. Sono tanti i prodotti che contengono, seppur entro i limiti di legge, sostanze dannose che, sommate tutte insieme in un ambiente ermetico, possono creare problemi per la nostra salute. Lo stirene è uno di questi. Riconosciuto come cancerogeno, costituisce elemento base dei pannelli in polietilene espanso sinterizzato, indicato con la sigla EPS. Si tratta di uno degli isolanti termici più diffusi nell'edilizia. Altro elemento pericoloso è la famosa formaldeide. Si tratta di uno dei più temuti inquinanti chimici VOC. Dichiarata anch'essa cancerogena, può essere contenuta in colle, vernici, pannelli e prodotti per la pulizia della casa. Come possiamo dunque tutelare la nostra salute e creare ambienti chiusi più salutari? Eccoci arrivati alla nostra consueta lista. Di seguito vediamo alcuni modi per purificare l'aria dei nostri ambienti. Partiamo con il punto numero 1 di oggi, ovvero evitare l'utilizzo di qualsiasi materiale tossico. La prima cosa da fare è cercare di eliminare o limitare al massimo l'utilizzo di qualsiasi materiale tossico. Dalla composizione dei pavimenti, alla scelta delle tende, fino ad arrivare alla pittura che si utilizza per imbiancare casa. Preferire pavimenti in bambù, piastrelle invece di moquette, tappeti di cotone, tessuti e materassi non trattati e fatti con materiali naturali sarebbe la scelta migliore. Passiamo ora al punto numero 2 di oggi, aprire le finestre. Questo suggerimento è importante sia per ciò che concerne la purezza dell'aria che si respira che per ciò che riguarda acari e muffa. Aprire spesso le finestre è ottimo, ovviamente facendo attenzione in inverno a non farlo per più di 5-10 minuti in modo da non sprecare energia per il riscaldamento. Il punto numero 3 di oggi invece riguarda la riparazione di eventuali perdite e prestare attenzione alla muffa.
L'umidità è uno dei nostri nemici, lo sappiamo tutti, io e Laura in particolare. Anni fa abbiamo lottato con questo problema per diverso tempo nella nostra casa. Il primo consiglio che posso darti è quello di non entrare mai immediatamente in un appartamento appena imbiancato, se non sei sicuro che sia stato correttamente asciugato l'intonaco. Cerca di non coprire i muri rivolti verso l'esterno con armadi o mensole ingombranti. Fai in modo che il livello di umidità in casa sia compreso tra il 30 massimo 60%. È importante inoltre controllare eventuali perdite nel tetto e nella cantina, prestare attenzione alla manutenzione degli impianti e soprattutto eliminare ogni traccia di muffa. Le stanze maggiormente a rischio sono ovviamente la cucina ed il bagno, dove il vapore generato dalle docce e dalla cottura degli alimenti si propaga sui muri e sugli angoli, facilitando la formazione della muffa. Per limitare i danni sarebbe opportuno installare una ventola in bagno o aprire regolarmente le finestre. È possibile inoltre installare la ventilazione meccanica controllata, concepita per il ricambio continuo dell'aria negli ambienti chiusi. Passiamo ora al punto numero 4 di oggi, scegliere detergenti naturali. È importante cercare sempre di pulire casa nel modo più naturale. Hai molte possibilità, puoi creare un detergente o un disinfettante per la casa fai da te, utilizzando solamente prodotti naturali. Oppure puoi affidarti ad aziende che fanno dell'amore per la natura e salute il loro principio fondante. Il punto numero 5 di oggi riguarda l'applicazione di filtri per l'aria. Per chi avesse intenzione di fare un investimento oneroso per il proprio appartamento, è possibile pulire l'aria della propria casa con dei filtri per l'aria o dei purificatori oppure dispositivi iperfiltranti, che depurano e riossigenano l'aria stagnante restituendola sana e purificata. In commercio se ne trovano di diversi prezzi e tipologie. Dopo aver visto quali accorgimenti possiamo applicare, esistono anche delle piante molto valide che possono aiutarci ulteriormente in questo. La prima pianta che analizziamo oggi è la palma di bambù. I bagni sono di solito dei luoghi dove è presente poca luce naturale, perché non hanno finestre o ne hanno una molto piccola. Per questo è necessario scegliere piante che non abbiano bisogno di molta luce del sole per crescere. Il bambù è proprio una di queste. È un efficace filtro per benzene, formaldeide e tricloretilene. La seconda pianta di oggi è l'aloe. Questa pianta è un ottimo alleato contro la formaldeide e il benzene. Un buon posto per collocarla potrebbe essere una finestra ben illuminata in cucina. Ha svariate proprietà benefiche, le abbiamo già viste in un video specifico. Ora passiamo oltre. La terza pianta di oggi è lo spatifillo. Questa pianta predilige la penombra, richiede una regolare annaffiatura ed d'estate fiorisce in graziosi fiori bianchi. È un portento nel contrastare tutti i principali VOC, soprattutto l'acetone. Passiamo alla quarta pianta di oggi, la Sansevieria. Detta comunemente lingua di suocera, anche la Sansevieria è una pianta molto preziosa per la sua capacità di eliminare la formaldeide presente nell'aria. È un ottimo esempio di vegetale che resiste perfettamente alle condizioni di umidità e scarsa illuminazione, come quelle di un bagno. Ora scopriamo la quinta pianta di oggi, ovvero il pothos. Il pothos è una pianta sempreverde comunemente utilizzata per ornamento. Ha bisogno di pochissime cure ed è perfetta per il bagno o la cucina, rimuovendo il monossido di carbonio dalla tua casa. Si presta anche alla coltura idroponica. La sesta ed ultima pianta che analizziamo oggi sono le felci. Tutte le piante d'appartamento che crescono bene in condizioni di scarsa luminosità in generale possono essere adatte al bagno. Felci, edera ed altre piante rampicanti sono l'ideale se si dispone però di un ottimo spazio. Anche queste piante sono efficaci nell'assorbimento della formaldeide. Ci tenevo a fare questo video perché il benessere non lo si ottiene solamente attraverso il cibo o l'attività fisica e le altre cose di cui ho parlato in passato. Ogni piccola azione che fai può contribuire a rendere l'aria della tua casa più sana e di conseguenza a ridurre il rischio di emicranie, allergie, irritazioni cutanee e altri tipi di malessere. Per migliorare l'ambiente delle nostre case vi sono anche delle ottime sostanze naturali che si potrebbero sfruttare. Sto parlando degli oli essenziali. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.